questo logo è stato creato da 5 rifugiati provenienti dall'Afghanistan, sono dall'etnia Hazara, che in realtà non è una minoranza, ma diventata minoranza con la violenza storicamente. Poi è stato scelto questo nome Samarkand perché all'epoca Samarkand era una crocevia di diverse culture sulla via della seta, storica via della seta, diverse culture, diverse lingue, ma la lingua persiana, per la letteratura persiana anche è importante. Poi a Milano noi comunque facciamo tante cose come serate culturali, letterari, un po'. Quindi con questo obiettivo di non solo cibo per lo stomaco, ma anche per l'anima, un po' parliamo della nostra identità, chi siamo, cosa facciamo del nostro popolo. E poi il coso bello è che tutti siamo qui a bere un po' di tè, magari nelle nostre culture di origine, da dove proveniamo, magari il tè o chai, noi lo chiamiamo chai. I miei parenti vicini, nonni, prozii, zii, bevevano molto il tè. Mi ricordo che c'avevo uno zio, adesso è mancato, chiaramente era molto anziano, amava bere il choi bollente e sudare, perché diceva che nel vecchio paese, nel paesello da dove proveniva, non c'era l'aria condizionata, faceva così caldo che quando sudava si rinfrescava automaticamente. Il corpo, cioè sudando, si sentiva meglio. E proprio sgocciolava. Non so se... Di che paese, di origine che quando Lui è nato in Uzbekistan, da Samarcanda, ma è una storia molto lunga della famiglia. Ma che coincidenza! Allora siamo in un esatto. luogo molto... Noi, è un po' complicato da spiegare, però da generazioni c'erano degli ebrei che vivevano a Samarcanda. Ecco. E Samarcanda è stata conquistata, come ben sai, c'era la rivoluzione leninista, pian piano da Leningrado sono scesi a Mosca, hanno cominciato a conquistare tutte le terre io le chiamo le Bassa Padania, però comunque tutti gli stan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan, eccetera, eccetera, sono arrivati a Samarcanda, a quanto pare i commissari del popolo, sono entrati in casa, loro erano mercanti giustamente sulla via della seta. Adesso io riporto delle storie, giustamente un po' quello che sono riuscito ad assorbire e a ricordarmi. Da un giorno all'altro hanno dovuto sloggiare via, gli hanno portato via tutto, capisci? E chi? Tutta la mia famiglia allargata, io chiaramente non c'ero, parliamo del 1932 penso, più o meno. Mia mamma aveva 3 anni, 4 anni, anche lei si ricorda vagamente. Si sono caricati su una specie di autocarro dell'epoca, okay, e di notte hanno attraversato il confine con l'Afghanistan e si sono rifugiati a Kabul. Un'altra coincidenza bella. Un'altra coincidenza bella. E lì hanno continuato a fare i loro commerci. Parlando di Via della Seta, io... Chiaramente non avendo vissuto quei tempi, ma riporto sempre le storie. Gli uomini non c'erano mai, erano sempre in viaggio. Gli uomini erano sempre in viaggio, chi andava in Turkmenistan, chi tornava in Uzbekistan, chi andava in India, che poi era anche il Pakistan, Peshawar, sì, che faceva parte dell'impero britannico. India britannico dell'epoca. Com'è? India britannico dell'epoca. Esatto. Il subcontinente indiano, no? Il Pakistan faceva parte dell'India, era un tutt'uno. Gli uomini tornavano una volta all'anno, che sarebbe nel Capodanno ebraico, e casualmente tutte le donne rimanevano incinta e partorivano verso giugno-luglio. La maggior parte delle persone che sono nate in quell'epoca erano giugno-luglio. Poi non era gente molto acculturata, non c'erano scrittori tra di noi, non c'erano per esempio anche anagrafi, non sai quando la gente è nata. Mia mamma per esempio le ha dato una data fittizia, perché sanno che è nata in estate e l'hanno inventato il 18 di agosto, perché così quando c'era il momento di fare un passaporto... Le date di nascite. Da noi anche è così, però alcune famiglie cosa hanno? Perché a casa sempre si tiene un Corano come un libro sacro lì, poi a me il nonno
finché era vivo, e tutti i suoi nipoti scriveva quando nasceva la data lì. Sul Corano, sul Sì, libro. diciamo sulla prima pagina, perché sapendo che è un libro sacro, nessuno lo tocca, nessuno lo sposta, rimane lì fissa. Questa cosa nella nostra famiglia piccola era... Anche nelle famiglie ebraiche, anche da noi, nella Bibbia si scrive, nel Pentateuco, nella Torah, quando nasce un bambino si scrive. L'Afghanistan è un paese molto culturale, dopo dipende dove vivi, da che razza vieni, quello è anche importante. Dopo per esempio tanti che anche sposano non vedono, fin quella sera non vedono sua moglie chi è. Sì, purtroppo abbiamo sì. tante cose diverse. Purtroppo sì, questo è un bel punto, nel senso, perché Afghanistan, essendo un paese multiculturale, multietnico, però con l'immagine generale che è dato, ad esempio nella nostra etnia di Hazara, proprio a casa le donne praticamente comandano, nel senso l'uomo va, guadagna, lavora e tutto lascia alla donna, dice che gestisci, tu fai quello, quindi la regina di casa è una donna. Poi c'è tanta questa apertura verso le donne, che diritti pari agli uomini nello studio, nel fare eccetera, una cosa nelle nostre zone, diciamo, se vedete non è che si vedono burqa eccetera, ci sono pochissimi, però la maggior parte delle donne si vestono molto vestiti colorati, con un'apertura mentale molto molto aperta. Scusa, quando dici le nostre zone, di quale zone parli? Allora, Un quartiere dentro? No, praticamente zone centrali dell'Afghanistan, che si chiamano... Che non è Kabul. Kabul è più verso oriente, no? Sì, praticamente se così consideriamo la mappa, Kabul sarà qua, però le Hazara, maggior parte dopo il genocidio, sono stati spinti verso il centro, dove ci sono montagne, quindi loro sono andati lì scappando da tutte le persecuzioni per essere in una zona non reachable, come si chiama? Che nessuno... Non arrivabili. Quindi perciò lì stanno praticando le loro culture, diciamo, quell'apertura. È uno dei motivi che magari loro sempre sono presi di mira dai fondamentalisti, perché c'è questa loro visione aperta, questa visione verso le donne che porta, che ne so, quell'apertura verso le donne, una minaccia verso i fondamentalisti, che loro vogliono proprio eliminare le donne. È purtroppo una verità. Ma la cultura hazara non è maomettana, no? Nel senso... Di origine non è detto di origine, grazie. Ok, scusate, ora vi faccio assaggiare i meravigliosi, golosi antipasti Grazie. Solo a vederli. di Samarkand, che tutti fatti a casa. Ma sono dolci o salati? Né dolci né salati. Questo è interessante. Sì. Perché noi ragioniamo in termini binari, o dolce o salato. Comunque salate, sono salate queste. L'hummus, Sono salati secondo la vostra idea. maskhia, che sarebbe di Lo yogurt. yogurt e falafel. Poi magari anche se abbiamo qualche dolce anche dopo. Certo. Grazie. Ecco. Siamo stati interrotti, Sì, dicevi sì. la cultura hazara Sì. è maomettana di origine? Per il momento sì, Sì. però di origine di loro è molto, assomiglia alla cultura buddista. Sì, perché da quel pacifismo che hanno, quel modo di vedere il mondo, il modo come si sedono ad esempio così facilmente, è sempre quello è praticamente Seduta il nostro... buddista. Sì, quello di origine. Però come diciamo una società è un po' misto, diciamo come persone, come etnia, un'etnia, anche gli Hazara sono un po' misti. E adesso Bamiyan, qui anche abbiamo praticamente questa statua di Buddha gigantesca di Bamiyan che è stato distrutto dai talebani, questo perché in qualche modo era il nostro simbolo di riconoscimento. Prima hanno tagliato la faccia per assomiglianze alla popolazione locale, poi l'hanno distrutto proprio praticamente per cancellare la traccia storica di questo popolo. Comunque è molto... Un disastro. Ma quante etnie ci sono in Afghanistan? E quali sono? No, in Afghanistan diversità etnica è vasta. Abbiamo
con minoranze, maggioranze, un po' maggiore non esiste, tutti sono minoranze, diverse minoranze. Comunque i 4 sono i più grandi, a partire da Pashtun, Hazara, Tagiko, Uzbeko, poi Turkmeni, poi ci sono Nuristani, Baluch, Aimak, Pashai, Arab, Mongol, sono comunque almeno da 14 a 15 etnie sono elencate nella Costituzione, però ci sono anche altre, diciamo, più minori che magari non so. Però il dominante, quelli che comandano, che vogliono, e questa è l'etnia di Pashtun attualmente, che storicamente da 1700 qualcosa hanno preso. 1747 hanno preso potere e per loro tradizionalmente dicono che loro devono comandare questo paese. خواهش میکنیم. Ecco. Questa cosa delle etnie in Afghanistan è affascinante, si vede da questo, cioè i confini sono stati tracciati molto artificialmente, non pensando, cioè ogni etnia aveva il suo piccolo territorio. Ostacolo che abbiamo è la geografia dell'Afghanistan, quindi la geografia è piena di montagne e quindi questa geografia un po' impedisce questa, che ne so, mescolanza tra le etnie, tranne le grandi città come Kabul, Mazar-e Sharif, Herat, queste città sì, è un po' le città multietniche, ma purtroppo altre zone rurali un po' ogni etnia per conto suo rimane, quindi non essendo un paese sviluppato non si riesce molto a comunicare o le etnie uno con l'altra. Un paese inconquistabile comunque, non c'è riuscito nessuno. Purtroppo... Dai russi ai sovietici, agli americani, è molto tosta questa etnia, che poi tu mi racconti non è un'etnia unica, sono... Sì, questo a volte può essere anche un difetto, a volte può essere un vantaggio. Il difetto anche, diciamo che alcuni paesi che sono stati conquistati, non lo so, dai grandi poteri, comunque sono riusciti anche ad approfittare per conto loro per le infrastrutture del paese, ma in questo povero paese no. Tipo dal 2001 fino al 2021, per 20 anni della presenza della comunità internazionale lì, alla fine siamo tornati a quel livello lì. Quindi quando facciamo un minimo resoconto siamo i perdenti. In tutti questi 20 anni perché non siamo riusciti con tutti questi miliardi di aiuti della comunità internazionale di sviluppare qualcosa, almeno delle infrastrutture dell'economia del paese, ma tutto è andato in corruzione. Tanta gente, diciamo tante vittime di questa lunga guerra, tante persone uccise e alla fine quando facciamo 1+1 siamo i perdenti. Questa qua poi influisce su, diciamo anche attualmente quello che sta accadendo magari in Ucraina, che è molto attuale, magari un pezzo di questo è perché l'Occidente ha perso in Afghanistan. Quindi questo magari ha dato un pochino di coraggio, che ne so, a Putin, pensando che adesso l'Occidente è scappato da lì, poi c'è stato magari Covid, ci sono problemi economici, ci sono tanti altri, magari non finché si rialzano, adesso approfitto e attacco. Può darsi che un pezzettino può essere il fallimento della comunità internazionale in Afghanistan. Poi in Afghanistan un'altra vergogna che c'è per noi, diciamo questa popolazione dell'Afghanistan, che in Afghanistan c'era rimasto ultimo ebreo in Afghanistan, che poi è uscito da poco. E questa per un paese di 35 milioni di popolazione è una vergogna. E ci fa un po' riflettere. Giusto che questo paese è stato messo sotto riflettori per altri motivi, per altre cose, ma questa questione ultimo ebreo dell'Afghanistan veramente ci fa pensare perché, come mai, mentre anni fa
gli ebrei dell'Afghanistan avevano proprio la loro popolazione, i loro cimiteri ci sono, sinagoghe ci sono, poi avevano contribuito allo sviluppo economico, ma oggigiorno no, perché? Perché il fondamentalismo proprio. La stessa cosa con la minoranza hindu e sikh. Ok, tu sei scappato No, io sono scappato nel 2007. con famiglia, da solo? No, da solo. Io avevo dei problemi perché io lavoravo con un TV privato, poi anche facevo filmmaker indipendente, poi ho avuto delle minacce dalle parte delle persone fondamentalisti sconosciuti. Poi avevamo chiesto per la questione di sicurezza dal governo, eccetera, ma nessuno aveva proprio lì dice che tu chi sei? Se qui migliaia di persone muoiono, se tu vai alla polizia chiedi scorta, eccetera, dice ma tu chi sei? Migliaia muoiono qui, anche il presidente non può garantirsi la sua vita, ma tu così. Sono stato fortunato perché all'epoca avevo trovato degli amici che mi hanno aiutato prendere un visto per l'Italia. Nello stesso tempo c'erano amici che mi volevano aiutare ad andare in America a quell'epoca, però il destino forse era qua. Sono venuto qua, ho chiesto asilo, poi un anno ci ha messo finché mi hanno dato risposta, poi adesso sono diventato cittadino italiano da qualche anno. Però questa piccola storia mia è a confronto di quello che sta succedendo a livello molto grande. Migliaia di persone migliori di me in Afghanistan nell'ultima caduta hanno dovuto scappare e lasciare il paese. Quindi io persino all'epoca dicevo che certe cose che non andavano bene, quindi da noi c'è un detto che dice Bori Kajbo Manzil Namirasat. Quando si porta un peso storto non arriva alla destinazione, quindi quando metti un peso tu devi assicurarti qualcosa porti, quindi non deve essere storto, perché già vedevamo le cose che accadevano lì. C'è nell'essere qua insieme un conforto, c'è qualcosa che accomuna, storie, non so, io sono della Libia, arrivata però a 11 mesi, e in una casa in cui si è parlato sempre solo arabo e con una narrazione che rimaneva assolutamente ferma a Tripoli e ho fatto molta fatica a integrarmi nella realtà italiana. E Nanette, forse anche tu, non so, la tua storia, sei una storia simile perché eri piccola, no? Avevo 5 anni Ecco, e mezzo. io avevo neanche un anno. Ecco, perché mi portavo dietro tanti ricordi, chiamiamoli anche traumi, perché abbiamo lasciato l'Egitto quando c'era la guerra, nel 56, il canale di Suez, per intenderci. E quindi siamo scappati sotto i bombardamenti, c'è un bambino a 5 anni, questo Te lo ricordi? Sì, come no, purtroppo me lo ricordo, sì. Mi ricordo appunto che bisognava coprire, non si poteva andare per strada, c'era il coprifuoco, mio papà è stato arrestato perché ha fumato una sigaretta. Quindi in tutto il coprifuoco per una sigaretta. La notte? La notte, l'hanno visto dal finestrino del bagno e sono venuti, l'hanno arrestato, erano naturalmente tutti imbufaliti, le folle si sa che non sono facili, da gestire, ma caso vuole che mio papà è riuscito ad arrivare sano e salvo al posto di polizia perché volevano come si dice? Linciarlo? Linciarlo, esatto. Grazie. Conosciamo i verbi. E ci ha sempre raccontato con molto orgoglio che è riuscito a guadagnare con la polizia il posto di polizia perché una persona con cui litigava sempre, che era il padrone di un bar sotto casa sua che metteva la musica all'ultimo livello, quindi non faceva dormire noi bambini, mio padre litigava con lui dal balcone ed è stato lui a difendere mio padre e a permettergli di arrivare al posto di polizia. Scusami, una domanda, guerra di chi contro di chi? Non ho capito. Era la crisi di Suez, canale di Suez, la nazionalizzazione. e c'erano tutti lì, c'erano inglesi, Francesi, israeliani.
C'era un po' di tutto. E c'erano bombardamenti in continuazione al Cairo, specialmente nelle grandi città. E niente, mio papà poi è stato rilasciato, ma c'è stata una perquisizione in casa che io ricordo benissimo, per quanto avessi appunto pochi anni, ero nel letto tipico dei bambini piccoli e mi ricordo benissimo questi poliziotti che frugavano tra le coperte dei bambini con le armi cariche per vedere se non c'era qualche oggetto, diciamo così, poco accettabile. E poi mio padre è stato rilasciato e a quel punto questo arresto ha sicuramente portato la mia famiglia a decidere di andarsene perché Era un arrivava... attivista o apparteneva a un gruppo Niente. etnico particolare? Assolutamente niente, mio papà era un gran lavoratore, si occupava di libri per l'Università del Cairo, non faceva nessuna attività politica, aveva Ma 3 di bambini che- da mantenere. Di che origine questo volevo sapere? Che origine? Sì. Mio padre è nato in Egitto. Ecco. Ok, anche mia madre. Ma aveva la colpa di essere ebreo. Ecco, quello che non capivo. Sì, ecco, sì, scusa. ecco. Sì. Ok. Sì, la colpa di essere ebreo, ma mica solo lui, cioè se ne sono andati via quasi tutti dall'Egitto in quel periodo là perché hanno fatto una persecuzione di tipo economica più che fisica, a parte questo arresto di cui vi ho parlato. Toglievano il lavoro, sequestravano le proprietà, toglievano i soldi finché tu non potevi più vivere, o te ne andavi o non sopravvivevi, e così se ne sono andati via moltissimi. Il mio problema ho cominciato quando io ho avuto 15 anni riguardo mia sessualità, riguardo mia religione e anche con il regime iraniano in università io ho problema. Non lo so che voi saputo o no, in Iran, in Teheran, da 20 anni fa, un grande problema in università a Teheran. Il mio paese si chiama qui Daneshka. Sì, hanno massacrato tanti Sì, gente. hanno sparato sugli studenti Sì, che protestavano. Come un dormitorio per Per gli studenti. studenti, sì. Ma non hai ben spiegato, tu sei un attivista politico, perché sei stato perseguitato? Ecco, quello che anche io chiedevo. Qual era tua colpa che il regime ti dava quel fastidio? L'orientamento sessuale, dicevi prima, sexual e politica. Anche sì. questo, ma in questo problema in cui Daneshka, in Teheran, io una studenti, come si chiama questo? Attivisti, sì. dei diritti umani. Sì. Diritti umani. Ma adesso lo dico, è un pensiero che faccio un po' a voce alta per tutti noi, no? Con storie anche diverse, ma se dovessimo fare un bilancio di che cosa abbiamo perso, cioè c'è un po' di nostalgia, a qualcuno piacerebbe tornare da dove arriva, cosa ha lasciato dietro, che cosa... Io spesso lo dico, un piccolo pezzetto della mia anche abbastanza assurda storia, che io ho un ricordo che riguarda l'Italia sicuramente. E mio padre che andava a letto molto presto perché in tutti questi passaggi, insomma, e era probabilmente anche un uomo malato di solitudine, così, e che si chiudeva in camera, cioè andava a letto e metteva delle musiche arabe. Tutte le sere io da bambina avevo questo sottofondo che oggi quando ci penso tristissimo, cioè, che mi mette in fondo in una famiglia in una città come Milano e lui stava solo probabilmente a ripensare a Tripoli, cioè non so, che poi erano musiche egiziane così. Allora penso a noi, cioè, e io oggi che sono in Italia praticamente da sempre ho questa musica, alcune parole io le penso in arabo, cioè alcuni sentimenti
che io ho imparato in quella lingua, le dico, cioè le racconto nella mia lingua, no? È una cosa che capita anche a voi, cioè di, come dire, di avere una musica che arriva da un'altra parte, avere una nostalgia, ad esempio il cibo, per me è bellissimo, questo è un cibo che a me ricorda molto quello di mia cognata che è libanese, che ricorda il mio, che sono libica, ma anche altre cose. C'è nostalgia, secondo voi, nella nostra storia o di scappati o di rifugiati o c'è un senso di liberazione, No, cioè ci siamo salvati? Personalmente, come più che io mi sento qua nel mio paese che Afghanistan. Ah sì, ecco, questo perché è una prima cosa, ero piccola che sono uscito da lì, seconda cosa, perché lì non mi ha dato non lo so, un sentimento che io mi sento che sono da parte di quella zona, diciamo Afghanistan, tante volte, perché qua mi sento più come su un paese che più essere, come vedo, tutti umani, come essere umani, come i diritti umani va rispettato, per esempio qua faccio quello che voglio, non dico roba brutta, ma roba sì, quello che fai quello hai che libertà hai libertà legittima di sì. esprimerti. Sì, di per fare. quella mi sento qua più, anche sono andato 2 o 3 volte, ma vado per aiutare lì, non per, per stare lì, che proprio per me non va, perché lì gente vogliono perché loro vogliono andare in paradiso, dopo vogliono che tu anche vai con loro. in paradiso. Sì. Tu vorresti aspettare, io dici. qua per adesso per me è qua, stare con voi. Questo è Questo è il paradiso. Quello è il problema. Quello che poi volevo chiedere al signor Ami, che ho parlato di Samarkand, poi Kabul o Afghanistan, Mia poi mamma. qui, nel senso che sua appartenenza qual è, ad esempio, più? Mia mamma ha avuto una vita molto travagliata fino a 20 e passa anni, perché io ho raccontato solo una parte all'inizio. Ecco. Nasce a Samarkand, viene cacciata via, scappano dai comunisti, vivono a Kabul, relegate in casa dove c'erano solo le donne nel cortile e gli uomini erano sempre via, spedivano soldi, mandavano. Erano una minoranza ebraica in un paese musulmano, non c'erano ancora i talebani all'epoca, però c'era un po' di sofferenza. Poi è successo un pasticcio ancora, ci sono stati dei riots anti-ebraici e sono scappati a Peshawar, in quello che oggi è il Pakistan. Sì. Sono stati, tutta la comunità di Kabul è scappata lì. A quanto pare hanno convissuto tutti insieme in un piccolo rione, così mi raccontano. Poi c'è stata la divisione dell'India col Pakistan. Allora lì c'è queste orde di musulmani da una parte e gli hindu dall'altro che si incrociavano, perché ognuno cercava di andare dove c'era meno pericolo. Gli ebrei hanno seguito gli hindu e sono finiti a Bombay per un po'. Tutta questa etnia bukhara, mezza uzbeka e mezza afghana, sono finiti a Bombay. E sono rimasti lì per un po' di tempo con i mariti o i padri sempre a trafficare da un posto all'altro con tappeti, con preziosi, con pneumatici, chissà forse anche con oppio e droga, chi lo sa. Poi c'è stata la creazione dello Stato di Israele. Ecco. Diciamo adesso che noi viviamo, non lo so, Siamo tutti qua. tutti qua. Però questa questione di origine, trasmettere ai figli va meglio o non trasmettere? Questa è una bella domanda. Perché il mondo è molto globalizzato, ogni cosa che succede in un angolo, questo comunque influisce all'altro angolo. Però questa origine non so per voi che... È importante tramandare, secondo me, non bisogna perdere. Io adesso non ho più un papà, ho la mamma che ormai non connette più, purtroppo, però adesso rimpiango il fatto che non mi hanno trasmesso tutto quello che hanno passato. Io a mia volta vedo che non trasmetto molto ai miei figli, perché anch'io ho molto da raccontare. Ogni cultura è fatta di tramandare, cioè la cultura da dove viene, perché si tramanda da padre in figlio. Noi in quanto ebrei non saremmo tali se non avessimo tramandato da generazione a generazione. Tralasciare i traumi non sono d'accordo, anche quello è importante.
Sicuramente è importante anche fare capire ai ragazzi che se siamo arrivati fino a qua, in qualsiasi cultura c'è qualche trauma, capisci? Loro in quanto afghani l'hanno avuto, lui in quanto iraniano, noi in quanto cacciati da un posto all'altro, vagabondi nel mondo, anche bisogna tramandare anche il trauma, secondo me. Però la memoria è quello che ci caratterizza in quanto ebrei, quindi è importante tramandare anche queste storie di esili, che siano volontari o forzati. Questa è la mia idea. Secondo me anche per noi, per Hazara, questa questione rimane forte, perché comunque anche c'è sofferenza, diciamo, con tutti i traumi che portiamo magari da generazioni, però fa parte della nostra esistenza, della nostra storia, memoria, e non possiamo cancellarli. Trasmetterli magari fa sì che loro, ricordandosi la loro identità ovunque vanno, con i valori che hanno almeno, con le lezioni per la vita. E io, per quanto diciamo ai miei figli, che quello che aspetterò, magari essendo da due culture diverse quando verranno, è uno che per il meglio possibile, tenendo i valori d'origine, tutta il ricordo di origine da parte mia, che è una Hazara, poi parte italiana che sarà da parte di madre, sua madre. Quindi una cosa naturale, io direi. Per esempio, io non posso dimenticare che in prigione o anche in mia famiglia che cosa ha fatto per me, perché io sono nato in una famiglia molto religiosa. Miei zii, parte mia madre, hanno voluto uccidermi. Questo è... io non posso dimenticare questo, sempre io penso riguardo questo, riguardo mia famiglia, riguardo anche mio padre, che dice io non... tu non sei miei figli, sei figli. Solo per questo orientamento, per questione di orientamento sessuale, per questa identità? Sì, certo. Dopo io ho espulsato dall'università, espulso di lavoro, in prigione, anche altre cose. Io non posso dimenticare questo. Sempre penso riguardo che cosa ha fatto per me, ma magari il mio paese o paesi come i miei paesi, in Medio Oriente, anche paesi vicino Medio Oriente, sempre così per gruppo LGBTQ o gruppi religiosi etnico, che la gente non ricambia la sua idea, sempre riguardo religione, riguardo tutto etnici. Ma una domanda, qua in Italia per caso hai subito discriminazione o che ne so, per la tua identità? In Milano in questi 2 anni io ho sempre ho avuto tanti problemi, anche adesso, perché io solo, non c'è mia famiglia qua, anche adesso io ho tanti amici, ma per prima io non ho amici, non ho famiglia, io dormo al dormitorio, io dormo a strada, in dormitorio tante persone magari religiose, anche in campo per asili. Io non dico questo per tutti che io sono gay, io sono riguardo il mio religioso, perché anche adesso io ho paura, perché io non sono dimenticare che cosa ha fatto per me. Anche adesso io penso, ok,
adesso io dico che io sono gay o no, adesso io sposo, adesso no. Io penso anche qua, tante persone che non possono cambiare sua idea. La mia storia, perché in quegli anni era così, è molto particolare perché la mia famiglia è arrivata nel 57 e nonostante fossimo, diciamo, mio padre aveva un'attività commerciale, non eravamo precari economicamente, siamo stati apolidi per 14 anni. Quindi è una storia di attesa per cui non si poteva partire, non avevamo un passaporto, non potevamo andare a fare una gita di Como, Lugano. No, mi viene un punto di riflessione che l'Italia è sempre stata una terra di emigrazione. Gli abitanti sono sempre stati esportati, c'era la fame, specialmente giù in meridione, e che quando poi si andava via non si tornava più. Il problema dell'immigrazione, che non è un problema, è diciamo una cosa abbastanza nuova, nasce 35-40 anni fa. Io mi ricordo da piccolo crescendo qua, non ho mai visto un arabo, un marocchino, un africano, era rarissimo vedere gente da fuori. Certo che all'inizio magari quando uno parte dal proprio paese, per me io quando definisco quell'immagine quando io sono scappato, io ero sempre come una freccia nel buio, non si sa che fine avrò fatto, così. Sì, anche io come lui, perché qua io penso che adesso posso tranquillo, non 100% ho detto, ma adesso posso andare a Arcigay, il mio paese, questo non è vero. Anche io posso andare a una festa per LGBTQ come Pride. Sì. Questo paese è il mio paese. Questo è molto difficile per me, questo che dico, ma qua è mia casa, non è Iran. Allora, io non mi sento affatto in esilio. Probabilmente perché tra mamma e papà ho seguito più mio papà come mentalità, integrarsi, lavorare, avere una cultura ebraica, eccetera, ebraica, italiana, eccetera. Invece mia mamma era un esempio negativo di non integrazione, lo rifiutava, stava male. E quando un figlio vede che una persona sta male perché non si integra, cerca un'altra strada, quella dell'integrazione. Quindi mi sento perfettamente integrata. Quando sono all'estero mi sento italiana, anche troppo forse. Quando arrivo in Italia sono molto contenta. Però con questo non voglio dire che non ci siano stati episodi di discriminazione nella mia vita, come ebrea per esempio, ne parlavamo prima. Non sono stati tanti, però uno su tutti è stato parecchio scioccante per me, perché è avvenuto ormai che ero mamma, ero adulta, ero da tanti anni in Italia, non mi aspettavo di trovarmi di fronte a questo episodio di discriminazione. Ve la faccio breve, arrivo a casa con le mie 2 bambine vicino e vedo sulla porta di casa un biglietto bianco con una croce uncinata e con sottoscritto ai forni gli ebrei. Lì ho avuto un bello shock, probabilmente perché c'avevo le mie figlie con me, perché in quel momento ho sentito che eravamo veramente vulnerabili. Se sulla tua porta di casa, dove abiti, dove pensi di essere protetto da tutto e da tutti, invece no. Si arriva anche lì, però questa cosa mi ha portato a dire c'è un prima e c'è un dopo. Io mi sono sentita sempre integratissima, senza discriminazione, i miei figli sono italiani, hanno cultura italiana, mio marito pure, poi dopo sì, sono italiana, ma comunque sono sempre anche ebrea. E non amo
andare in giro a dire che sono ebrea. Una volta lo facevo con molta tranquillità. Dopo quell'episodio sto attenta con chi parlo e che cosa dico. Quindi è una condizione un po' così restrittiva della mia identità. Su questa cosa io per tanti, diciamo, i primi tempi, allora l'integrazione ci vuole tempo, poi uno si sente in esilio o meno, anche quello, ci sono diverse fasi una volta finché questa freccia nel buio va colpita da qualche parte, quindi ci vuole tempo finché uno si trova. Però io per tanto tempo, non so, per quel paura, sempre mi portavo dietro un custode di un po' di occhiali, sempre avevo con me per qualsiasi cosa, perché per quella cosa che dietro là avevamo, sempre io pensavo inconsapevolmente un tipo di attenzione, di avere sempre 4 occhi anche da dietro, nel senso che qualcuno vuole farti del male. E questa cosa, quindi non discriminazione, diciamo, oppure perché a Zara non conoscevo, però questo per fatti miei, perché avevo sentito anche la questione di infiltrazione di alcuni magari fondamentalisti della Guerra. Per paura. Per paura, sì, certo. Per paura personale e per essere un po' più prudenti. Questa cosa portavo per un bel po' di tempo, come sempre un oggetto un po' per autodifesa. Però adesso questa cosa è sparita. Anche questo è interessante. E Ami invece, tu come ti senti? Esiliato? Lui dice integrato? Tre Io passaporti. non sono un rifugiato, grazie al cielo, però sono sempre stato straniero, perché io ho vissuto in parti diverse del mondo e non ero mai parte della congrega. Sono nato in Israele, sono cresciuto qua, però non ero mai italiano, quindi quando vai in Israele non sei israeliano, perché quando ho vissuto in America avevo questa doppia cosa, non sapevo se dichiararmi se mi dichiaravo italiano mi chiamavano Dago and Greaser, che sono due cose non belle. You speak English? Perché vuol dire Dago and Greaser? Greaser vuol dire gli italiani sono visti come quelli che sono sempre unti e bisunti, Greaser. E Dago è una cosa proprio denigratoria dell'essere italiota. La cosa che mi colpisce, no, di queste nostre anche riferimenti di discriminazione o di pregiudizi eccetera, che comunque si vede come anche in una società come noi parliamo sempre di globalizzazione, come se ci fosse questa grande apertura, in realtà sembra esserci molto provincialismo religioso, culturale, cioè non è così che siamo melting, cioè siamo ogni realtà, cioè, è molto più cittadina di se stessa, quindi forse l'aspetto di esilio come musica, cioè di comunque avere dei riferimenti, se penso ai nostri figli, comunque più ampi, cioè forse anche la ricchezza dell'esilio è che hai visto tanti deserti, hai preso tanti aerei, forse non li hai presi, però la tua psiche li ha presi, no? Cioè, la tua memoria genetica, cioè forse questo. من خود نمی